Il rialzo del seno mascellare inizialmente veniva eseguito apponendo praticamente osso in corrispondenza del mascellare posteriore, prelevando osso per esempio da una costa ed inserendolo praticamente come un innesto osseo. Ma a seguito di una serie di fallimenti iniziati praticamente intorno agli anni 70, proprio nel 75 si iniziò ad inserire innesti ossei sotto la membrana sinusale e venivano definiti inizialmente questi i rialzi di seno mascellare e in particolar modo del pavimento del seno mascellare innesti invertiti. Ora successivamente fu proprio intorno agli anni 80 quando Boyne per primo praticamente pubblicò materiale riguardo a questo determinato argomento, un argomento praticamente che è stato portato avanti praticamente da Tatum, che ha affrontato per primo insieme a Misch tutte le varie problematiche di rialzo del seno mascellare. Il seno mascellare dal punto di vista anatomico lo ricordiamo che è sottoposto durante tutto l'arco della vita praticamente ad una progressiva dilatazione, la quale è stata ben descritta da Chanavaz, il quale che cosa ci spiega? Che a seguito della perdita dei denti nel mascellare posteriore la cresta alveolare si riassorbe sia dal lato vestibolare quanto verticalmente e la combinazione fra la dilatazione del seno mascellare e il riassorbimento della cresta alveolare porta a una notevole perdita della quantità di osso, rendendo quasi impossibile l'inserimento degli impianti. Inoltre, quando noi troviamo una altezza sufficiente però di osso, noi possiamo dire che possiamo inserire l'impianto senza rialzare il seno, ma spesso ci troviamo di fronte a un osso di scarsa qualità, a maglie lasse, che ha poche possibilità di supportare carichi. Ecco perché noi dobbiamo poi utilizzare, anche quando è possibile inserire impianti senza fare un rialzo di seno, degli impianti dedicati in grado da garantire una buona ancoraggio dell'impianto, in quanto noi sappiamo che effettivamente la perdita di osso avviene solitamente in altezza, mentre praticamente gli spessori ossei vestibolo palatini al di sotto del seno di media variano dai 6 ai 10 mm e quindi raramente abbiamo in questa sede delle creste ossee sottili e quindi i nostri impianti possono sviluppare proprio in corrispondenza del pavimento al di sotto del seno mascellare, possono sviluppare una trasversalità, un'orizzontalità che non abbiamo quando invece stiamo parlando a livello mandibolare. E quindi le altezze di osso disponibili noi li possiamo invece dividere in 4 classi, mentre dal punto di vista vestibolo palatale noi abbiamo quasi sempre una misura fra i 6 e gli 8 mm dove possiamo impattare bene le nostre spire larghe. Noi abbiamo 4 classi, quando abbiamo una quantità di osso oltre i 10 mm di altezza e qui possiamo sviluppare un impianto di tipo normale, quando abbiamo un'altezza invece tra gli 8 e i 10 mm, anche in questo caso possiamo sviluppare una seconda classe, un buon inserimento degli impianti. Nella terza classe, in cui praticamente abbiamo meno di 8 mm fino a 4 mm alzo di seno mascellare sia per via crestale o per via laterale. Diciamo che per lungo periodo questa è stata la tecnica per via laterale. Oggi la via laterale la limitiamo solitamente quando abbiamo un'altezza di osso inferiore praticamente ai 4 mm. Talvolta non è questa altezza è talmente bassa, talvolta rimane solo una cresta ossea che va praticamente a essere poi allo stesso tempo il pavimento del seno mascellare, e talvolta a livello vestibolare viene addirittura a mancare lo spessore della cresta ossea e quindi c'è solo un tessuto fibromucoso. Quindi noi in questi casi dobbiamo assolutamente procrastinare l'inserimento dell'impianto dopo il primo intervento che chiamiamo packing, cioè riempimento del seno mascellare, e rinviamo l'inserimento dell'impianto ad un momento successivo. Il seno mascellare, dobbiamo ricordare che noi abbiamo sostanzialmente 4 pareti, una parete mediale che è
con un piccolo seguimento è separata dalle cavità nasali, una parete laterale invece praticamente che è quella che è la continuazione della cresta alveolare sul lato vestibolare ed è quella dove solitamente noi realizziamo la finestra laterale. Poi abbiamo il pavimento che è rappresentato praticamente dalla zona crestale alveolare, poi la parete mediale e la parete laterale si uniscono fra di loro e vanno in corrispondenza dell'eminenza canina. Al di dietro nella parete distale invece va a dividersi per quale tipo di intervento chirurgico noi andiamo a fare. Bene, l'intervento chirurgico noi facciamo un'incisione di solito crestale quando viene usata di fronte ad un'altezza regolare della cresta, se no possiamo eseguire un'incisione palatina, la quale praticamente ci permette, soprattutto quando si fanno innesti, di portare lontano dalla sede dell'innesto praticamente la nostra incisione. Però in quel caso dobbiamo praticamente assolutamente fare attenzione a non estenderci troppo palatalmente per invadere, specialmente quando c'è un forte riassorbimento della cresta alveolare, invadere l'area del fascio nervio-vascolare del foro palatino maggiore. Possiamo fare un'incisione sempre palatina, ma non a tutto spessore, ma a spessore parziale, che può essere un elemento di che porta una buona ossigenazione per la cresta alveolare, quindi non andando ad impegnare, quindi praticamente scollando a tutto spessore la componente vascolare e la nutrizione della cresta alveolare residua. Poi abbiamo l'incisione verticale che di solito tracciamo davanti al seno insieme all'accesso vestibolare e a quelli che sono gli innesti ollei. E poi abbiamo l'incisione orizzontale vestibolare che viene eseguita a livello della guancia in corrispondenza dello sbocco di stenone parallelamente alla cresta, e si esegue una dissezione sottomucosa per separare la mucosa della guancia dal muscolo biccinatorio. Poi si fa un'incisione del periosteo che viene eseguita lasciando intatta completamente l'inserzione del muscolo biccinatorio, e il periosteo con il buccinatore vengono spinti e ribaltati verso l'alto esponendo la parete vestibolare per l'esecuzione di una finestra sulla parete esterna del seno. Si può anche eseguire un innesto osseo crestale in questi casi, e questa incisione viene di solito praticamente usata anche per l'innesto osseo mascellare tipo inlay, che viene fatto con l'osteotomia praticamente tipo Le Fortuno. E queste incisioni, questa incisione praticamente ci riporta alla Le Forte, in cui noi andiamo a sollevare sia la mucosa nasale sia la mucosa del seno mascellare, fare un'incisione orizzontale ed inserire praticamente l'innesto osseo, e le incisioni verticali vanno a separare le tuberosità dai processi pterigodei. Il mascellare, una volta che viene segmentato, praticamente viene spostato in basso e viene vascolarizzato dalla parte vascolare praticamente del palato, dove ci sono le inserzioni delle grandi arterie palatine, e praticamente il mascellare superiore, conservando l'integrità delle mucosi del seno mascellare e della mucosa nasale, noi possiamo innestare l'osso che noi vogliamo e lo possiamo bloccare connettendolo praticamente tra le membrane, i pavimenti nasali e sinusali, e il tutto bloccarlo con legature o viti e placche. Quindi sostanzialmente questo è l'intervento poi di Le Fortuno, che viene lasciato però alle mani praticamente del chirurgo masillo-facciale. Noi ci limitiamo praticamente ad eseguire l'innalzamento della membrana sinusale, il quale viene eseguito in tutta la lunghezza della cavità praticamente del seno mascellare, in genere praticamente per un'altezza di 2,5-3,5 praticamente centimetri dall'apice della cresta, ricordando sempre che dobbiamo lasciare praticamente pervio l'atilus ad antrum, che si apre nel meato nasale medio. Dobbiamo lasciare la pneumatizzazione del seno mascellare. Se andiamo a chiudere l'atilus ad antrum, noi praticamente rischiamo quella sinusite cronica. Quando noi praticamente abbiamo scollato la nostra mucosa con l'incisione crestale o palatina a mezzo spessore, accompagnata da incisioni verticali
oppure praticamente quella orizzontale vestibolare come una Le Forduno, noi possiamo incidere l'osso per l'inserimento degli impianti come facciamo a livello crestale, e possiamo anche, quando l'osso è molto sottile, utilizzare l'opercolazione crestale, ma noi questa tecnica non la utilizziamo, preferiamo sulla parete vestibolare la finestra laterale. Gli impianti che noi andiamo a scegliere sono fondamentali, perché la scelta degli impianti diventa di un'importanza praticamente decisiva. E quando, diciamo, per la prima volta Tatum eseguì questo intervento, ancora non si era negli anni 70 in grande conoscenza. Oggi dobbiamo dire che gli interventi di rialzo del seno mascellare, come in tutti i campi dell'implantologia, mira al successo, e questo successo sostanzialmente, come in tutta l'implantologia, è legato a due fattori essenziali, e qui arriviamo all'impianto: uno, la stabilità, e l'altro, la ritenzione primaria dell'impianto. La stabilità e la ritenzione primaria dell'impianto noi la otteniamo praticamente in maniera fondamentale, proprio considerando il maggior sviluppo praticamente vestibolo-palatale dai 6 ai 10 mm, che rimane sempre, anche nei casi di grave riassorbimento dell'altezza verticale, che divide, come abbiamo detto precedentemente, in 4 classi i nostri impianti. Bene, la stabilità e la ritenzione in implantologia convenzionale sono necessari per permettere modificazioni istologiche per implantari al di fuori di ogni eventuale stress che si possa produrre sull'impianto e quindi sui tessuti ossei circostanti. E nel rialzo del seno questa necessità oltre alla stabilità primaria, cioè che l'impianto deve essere immobile, non caricato, fino a che il materiale osteogenico che lo circonda non si sia trasformato in osso e l'impianto venga contenuto in osso neoformato di densità e biostaticità sufficiente per sostenere i carichi. Il materiale osteogenico che noi andiamo a mettere con questi innesti di osso che noi andiamo a fare, che non è più il prelievo dalla cresta iliaca o dalla calvario o dallo sterno, dall'area pretibiale, ma è un osso praticamente neanche più di banca che viene praticamente irradiato, diciamo, ma noi utilizziamo dei biomateriali di ottima qualità, senza adesso soffermarci su quali materiali che noi tendiamo a combinare con l'osso normale del paziente che prelevamo o dalla tuberosità controlaterale oppure dai stessi siti implantari realizzati oppure con altri biomateriali. Noi praticamente nel momento in cui andiamo a preparare questo e dobbiamo considerare questo materiale osteogenico come un vero e proprio impianto, e deve essere quindi assolutamente immobile e non sottoposto a stress prima della completa ossificazione. Quindi questo concetto di bioreattore, dove avviene l'osteogenesi, che viene praticamente la formazione di osso di alta densità in grado di mantenere questa stabilità. Ovviamente l'inserimento degli impianti crea questa, diciamo, migliora questa stabilità del biomateriale, mantenendo anche le componenti praticamente della membrana sollevata, e soprattutto la membrana deve essere praticamente tenuta lontana dal biomateriale, e noi di solito preferiamo inserire, anziché una membrana, degli stralci praticamente di tessuto connettivo, di collagene, che noi mettiamo praticamente a protezione della membrana rispetto al materiale. Il riempimento del seno mascellare può essere fatto un rialzo semplice praticamente del seno mascellare con una sorta di mini rialzo in cui noi apponiamo un po' di collagene o di biomateriale che noi mettiamo, oppure possiamo fare, meglio ancora, anche quando noi facciamo dei rialzi parziali del seno mascellare. Oggi la tecnica che noi stiamo utilizzando praticamente grazie alla tecnica Easy Fluid della FMD, della Flappa Medical Device, noi riusciamo ad inserire al di sotto praticamente membrana questo biomateriale che tende a sollevare praticamente l'elemento crestale innalzando la membrana, e così otteniamo praticamente un riempimento parziale del pavimento del seno mascellare, arrivare quasi a un riempimento subtotale del seno mascellare. Il riempimento invece subtotale del seno mascellare risulta indicato soprattutto in quei casi in cui praticamente lo spessore osseo sia a livello della parete vestibolare che del pavimento del seno mascellare praticamente inferiore
ai 4 mm, 1 a 4 mm, il seno appare addirittura soffiato e non vi è osso neanche a livello del tubero, il limite anteriore del seno raggiunge spesso il canino e vi è quindi un'espansione marcata del seno con assenza di osso. È chiaro praticamente che in questi casi praticamente non si può inserire contestualmente praticamente tanto al riempimento del seno mastellare, quindi questo qui tende a procrastinare nel tempo praticamente il tipo di intervento che noi andiamo a fare. Oggi a superare queste problematiche legate praticamente a quella che è la tecnica, appunto, soprattutto quando si voglia eseguire un carico immediato, si tende ad evitare praticamente di eseguire tutta questa procedura di rialzo del seno mascellare ed è stata in parte sostituita l'impiego di impianti praticamente inclinati. Nel caso degli impianti inclinati si vanno a posizionare questi impianti sulla parete mediale praticamente del seno mascellare e si vanno ad interfacciare, a spingere contro il pavimento delle cavità nasali, sollevando eventualmente quelle così da trovare un punto di ancoraggio nello spessore osseo-crestale praticamente significativo in corrispondenza del tessuto osseo praticamente del pavimento nasale. Quindi oggi riusciamo praticamente a superare tutte le problematiche necessarie che erano necessarie in passato al riempimento subtotale. In passato, rispetto ad oggi, che oggi usiamo un po' in questi impianti ad ancoraggio nasale o agli impianti ad ancoraggio zigomatico, quindi o si va verso la parete mediale praticamente del seno mascellare e ad ancorare sul pavimento della cavità nasale, oppure praticamente si va in via laterale scorrendo lateralmente al seno mascellare non impegnandolo e ancorandosi alla parete laterale praticamente del pavimento sotto l'osso zigomatico malare. Questi interventi praticamente perché? Perché si evita così la necessità di attesa dell'osso inserito. L'alternativa oggi rispetto al passato è il rialzo del seno mascellare con accesso per via occlusale o via crestale, come si suol dire, che